Ciao a tutti, oggi parliamo di trasportini dei gatti, ma soprattutto ci dedicheremo al trasportino che io, medico veterinario, consiglio per i gatti quando devono venire in visita. Di trasportini ne abbiamo di tutti i colori, veramente ne abbiamo di tutti i tipi e alcuni magari sono adatti per alcune circostanze, altri magari sono meno adatti. In questo video mi dedicherò al trasportino che secondo me è adatto, è perfetto, diciamo, per la visita veterinaria, e poi andremo a vedere quelli che non sono, secondo me, adatti e le motivazioni. Prima di iniziare questo video vi ricordo che in questo canale noi parliamo fondamentalmente di medicina veterinaria del cane e del gatto, ma ogni tanto parliamo anche di curiosità relative ai cani e ai gatti, come in questo video che parliamo di trasportini top per la visita veterinaria. Quindi vi ricordo di iscrivervi al canale se avete un cane o un gatto, e se volete sostenere il progetto un bel mi piace. Se avete delle curiosità lasciatele pure nei commenti qua sotto, se è riferito a questo video, ma anche se è riferito ad altri video, in modo tale, ad altri argomenti, in modo tale che possa poi o creare un video o rispondervi al commento qua sotto. Allora, partiamo subito, così ci togliamo via il dente, via il dolore. Qual è secondo me il trasportino ideale? Che caratteristiche deve avere il trasportino ideale per un gatto? Allora, in primis deve essere un trasportino dove il gatto si sente sicuro, deve essere spazioso, ok? E quindi cominciamo a valutare questi due aspetti. Quindi spazioso vuol dire che deve avere delle dimensioni adatte per le dimensioni del gatto, quindi può essere che un trasportino per il gattino poi quando è adulto non vada più bene, quindi vada cambiato. Quindi ci sono dei trasportini troppo piccoli per i gatti adulti, quindi ricordatevi questa cosa. Seconda cosa, deve essere protetto, quindi quei trasportini dove veramente, per esempio quelli a gabbia di uccellino, quelli per esempio non sono l'ideale. Deve essere un trasportino dove il gatto è bello, tranquillo, bello sicuro, in modo tale che si senta sia tranquillo in sala d'attesa, ma anche quando poi è sul tavolo visita, perché è il suo luogo, in un luogo estraneo dove si sente più a casa. Poi dell'interno del trasportino ne parliamo a fine video. Intanto parliamo solo della struttura del trasportino, quindi evitate quei trasportini mega trasparenti, oppure ripeto, quelli a gabbia di uccellino, ma restiamo su un trasportino che ovviamente sulle tre parti sia praticamente quasi tutto coperto, e che chiaramente davanti permetta chiaramente al gatto di vedere. Seconda cosa, oltre alle dimensioni e lo spazio, l'ideale sarebbe che il trasportino si può aprire da sopra. Perché? Perché molto spesso, questo lo potete vedere anche se avete queste tipologie di trasportini, quando voi li aprite da sopra, il gatto si sente sicuro comunque in questa diciamo valva, diciamo, del trasportino. Questi trasportini di solito sono formati da due valve, quindi quando tu tiri sopra l'altra, il gatto si appiattisce in quella che rimane, però sta tranquillo. Se voi e si permette, magari stando tranquillo, di farsi visitare tranquillamente. Invece se voi lo tirate fuori anche da questa valva, il gatto si sente un po' più spaesato e quindi cerca di muoversi, si agita un po' di più. Quindi l'ideale è che si possa aprire da sopra, quindi dovrebbe essere ben coperto, avere le giuste dimensioni e che si apra da sopra. Questo ci permette anche, ovviamente, quando abbiamo finito di fare la visita, se dobbiamo fare un'iniezione, lui è lì tranquillo. Molto spesso i gatti sono proprio tranquilli in questo, potete verificarlo voi stessi se avete un gatto, quando lo portate al veterinario. Se avete questo genere di trasportino, vedrete che il gatto è più tranquillo rispetto a quando lo tirate fuori totalmente dal tavolo. Altra cosa che dovrebbe essere semplice in un trasportino per una visita medico-veterinaria è l'apertura, sia l'apertura chiaramente dell'ingresso del gatto, ma anche l'apertura da sopra. Molto spesso esistono dei trasportini che per aprirli da sopra è tutto un casino, tutto un meccanismo strano. Anche quello, state attenti al meccanismo di apertura delle due valve. Quindi questo di solito è il trasportino che io prediligo. Quelli che non prediligo sono per esempio quelli in tela,
perché fondamentalmente se sono più difficili prima di tutto da pulire generalmente, in più danno un po' di instabilità, mentre invece il trasportino per esempio classico in plastica è più rigido, dà più un senso di sicurezza, quindi il gatto se si muove non rischia anche di cadere banalmente quando lo metti sul tavolo, quello in tela può cadere. In più molto spesso quelli in tela non si aprono da sopra, ma c'è tutto un meccanismo che tu apri completamente tutto il gatto, quindi il gatto si sente completamente esposto a tutto l'ambiente. Non prediligo quelli in plastica che non si possono aprire, ma cioè che non si possono togliere la valva, ma che si possono solo aprire da sopra, perché sono molto comodi per il proprietario magari da mettere dentro il gatto, ma per esempio se devi fare per esempio una terapia, una visita all'interno è impossibile perché le due valve si aprono, quindi è quasi impossibile visitarlo da dentro, mentre invece con quello che si apre rimane per una parte protetto il gatto e quindi più tranquillo, e tu riesci a visitarlo, fare un'iniezione nel caso. E poi vabbè, non prediligo chiaramente tutti quei trasportini un po' fai da te che sono praticamente delle gabbie o in cartone, cioè quelli in cartone avrebbero anche un senso, ma dovrebbero avere una struttura, non è il classico cartone, cioè dovrebbero essere fatti in modo tale che tu poi lo riesci ad aprire e a chiudere, ma il cartone non ha la resistenza della plastica, quindi dal veterinario eviterei. Ricordatevi sempre, poi questo non l'ho detto all'inizio del video ma ci tengo a dirlo adesso, mai andare dal veterinario senza trasportino, è un pericolo per se stesso in primis perché può scappare, può spaventarsi e quindi rischiate di perdere il gatto. In più anche a livello sanitario, magari il gatto ha una patologia, quindi magari vi scappa in sala d'attesa, quindi invece se rimane in quell'ambiente lì, tra virgolette, contamina quell'ambiente lì. Parliamo di malattie per esempio infettive, come per esempio la FeLV o la FIP. Questo in generale. Poi altre caratteristiche che secondo me deve avere un trasportino quando voi andate al medico veterinario, io vedo molti che mettono dentro i cuscini, i giochi, cibo, cioè praticamente un monolocale adibito a bed and breakfast, ma in realtà l'ideale che dovete mettere in un trasportino è la traversina assorbente, quella che di solito si utilizzano per i cani in casa per fargli fare la pipì. Nel gatto si rovescia, si piega in due in modo tale che si mette sotto il gatto. Questo fondamentalmente fa sì che se il gatto, che magari voi avete preso l'appuntamento al veterinario, prendete il gatto, lo mettete dentro, ma questo qua magari aveva la vescica piena che doveva far la pipì da lì a 2 minuti, se anche dovesse farsi la pipì viene completamente assorbita dalla traversina e il gatto non si sporca, perché se voi non mettete queste traversine cosa succede? Succede che se il gatto urina, soprattutto in quelle lì a valve, si forma praticamente una bella pozzanghera di urina e il gatto è tutto bagnato, e molto spesso la visita dura 2 ore in più perché prima bisogna pulire il gatto ed è anche una cosa proprio antigienica, quindi ricordatevi sempre di mettere anche per un vaccino, per qualsiasi cosa, una traversina, in modo tale che non rischiate ovviamente che il gatto possa veramente sporcarsi. Mi è capitato a volte di vedere dei gatti, magari anche per un semplice vaccino, che arrivano e sono inondati di urina, e magari il vaccino ci metti 5 minuti anche per lo quarto d'ora per la visita il vaccino, e quindi lo stress sarebbe anche inferiore, e invece magari passi 25-30 minuti a pulire il gatto, poverino, buttare via un sacco di carta per pulirlo, un sacco, cioè, di guanti, perché giustamente, e poi devi fare il vaccino col gatto, che cioè è proprio una situazione proprio brutta, quindi ricordatevi sempre di mettere la traversina. Poi un'altra cosa che consiglio è quello magari di coprirlo quando dovete fare il viaggio in macchina con una copertina, in modo tale da lasciare veramente uno spazio minimo, in modo tale che si agiti meno, e anche in sala d'attesa vede meno magari fuori, magari ci sono cani, gatti. Noi per esempio nella nostra struttura lavoriamo tantissimo su appuntamento, quindi la nostra sala d'attesa è abbastanza vuota perché entrano ed escono, e cerchiamo di non far incontrare troppo gli animali per evitare lo stress e ovviamente incidenti vari, però chiaramente
può capitare soprattutto nei pronti soccorsi, dove questo magari è meno ovviamente gestibile, e quindi se voi lo coprite sta più tranquillo. Poi ricordatevi sempre, quando venite al medico veterinario, l'ideale è metterlo comunque o sulla sedia, mai lasciarlo a terra, perché ripeto, è sempre meglio un luogo più alto rispetto a più basso. E poi chiaramente ridurre lo stress. Ripeto, l'appuntamento sul gatto secondo me è fenomenale, perché il gatto così si stressa meno, entra dentro, arriva, visita e riesce chiaramente a ridursi tutto quello stress che accumulerebbe ovviamente in sala d'attesa. Quindi, ricapitolando, a fine di questo video, evitate trasportini che non si possono aprire dall'alto, che sono molto utili sia per la visita, per la gestione magari della somministrazione di farmaci, perché il gatto si sente tranquillo in quella valva che rimane, piuttosto che essere libero in mezzo al tavolo. Escludete per la visita al veterinario trasportini in tela, che comunque si possono sporcare, ripeto, se urinano si sporcano, è più difficile lavare, in più anche ad aprire sono più complessi, nel senso che per una visita, e molto spesso si devono aprire completamente, quindi viene a meno questa situazione, diciamo, di riparo, di tranquillità che trova nella valva inferiore, che rimane di solito in quelli di plastica. Se sono di plastica, evitate quelli che non si possono aprire dall'alto, e anche quelli che, se si aprono dall'alto, comunque rimangono, cioè non si può togliere, ma si aprono praticamente dall'alto, ma non si toglie praticamente la parte. E evitate ovviamente i classici trasportini fai da te, quelli tipo gabbie di uccellini, che lì veramente è una cosa che il gatto si spaventa tantissimo. Copritelo quando venite dal veterinario con una bella coperta, lasciando ovviamente un piccolo spazio, e ricordatevi sempre la traversina, per evitare che magari il gatto doveva urinare da lì a 2 minuti e si orina addosso. Un saluto a tutti e alla prossima.